Dunque, prima di tutto, I will speak both in Italian and in English, and I will miss many words. Just forgive me. I am a very forgetful person, and so maybe I will translate in a different way. Dunque, io parlerò sia in inglese che in italiano e sono abituata a scusarmi perché sbaglio sempre. Io perderò alcune parole non per la mancanza dell'inglese, ma perché sono una persona molto smemorata e alle volte perdo proprio la cosa, vedete che sono così, è la mia natura, quindi chiedo scusa in anticipo. Però, but you will get the sense, you will make it out, cioè voi afferrerete comunque il senso di quello che c'è. My first item is to thank this library and Alessandra and Gianna and Mauro that are so kind to us as to organize these beautiful meetings with so nice people. Prima di tutto io desidero ringraziare molto gli ospiti, quindi questa libreria con Alessandra, Gianna e Mauro, che in modo così cortese organizzano questi incontri per noi. And they're very nice occasions for growing and for knowledge and for just being together and make a community. E sono ottime occasioni per noi, sia per conoscere che per creare una comunità e stare insieme. Sono due cose molto importanti oggi. I don't want to make it very long. Non voglio farla molto lunga. I just want to introduce you to Mr. Itzhak Beery. And I beg him to speak about himself before speaking of the seminar. And how it happened that you became a shaman. And how it happens every day that you catch the attention of thousands people all over the world, most of all in New York, where you live, and where you have a New York Times and many famous reviews just following you, and you have the New York University and many companies that look for your help and your wisdom and your advice. And most of all, I wish I honor the shamans that give every year hospitality and friendship to my friend, and just grant him beautiful teachings, original. You don't find them in any book, though we are surrounded by books, but you really actually don't find them. So Itzhak is bringing them directly to you. Più di tutto io desidero ringraziare. Abbiamo la legittimità di farlo, penso. We are legitimate to do it now. You see, you're here, you're over here. Quindi ho quasi finito con i ringraziamenti e desidero anche soprattutto ringraziare, a parte tutti gli enti e le compagnie, la New York University, New York Times e tutte le riviste e le compagnie molto conosciute e rinomate nel mondo che seguono quest'uomo, chiedono il suo appoggio e il suo consiglio e la sua saggezza. Quindi voi vi trovate davanti a un personaggio internazionale con un buffo cappello. Ma soprattutto io voglio ringraziare le fonti della sua saggezza, cioè questi straordinari sciamani dell'Ecuador, dove lui va a vivere tutti gli anni, almeno 2 volte l'anno, e che danno a voi insegnamenti originali. Okay? So I'm just thanking your master shamans, your teachers, because I think it's my duty to honor your teachers. And so I just want you to introduce yourself, and then time after time, remember to stop so that I can translate. Okay. Anybody here doesn't speak English? C'è qualcuno che non parla inglese? We need to translate. It's okay. All right. Okay. But if I go overboard, you'll understand, right? Okay. First of all, I'm really happy you're here. Beh, prima di tutto sono molto felice che siate qua. It's not easy to make commitment. Non è facile impegnarsi. And it's not every day that curious people come together.
E poi non è una cosa di tutti i giorni che persone si incuriosiscano e si mettono insieme, vengano insieme. It's a lot easier to see it on a computer, on an iPhone, on Samsung, on an iPad, than to actually go and meet face to face with people. È molto più facile per andare a guardare i computer, gli iPad, tutte le nostre cose tecnologiche, piuttosto che non prendersi la briga di venire personalmente. I never knew that I could be a shaman. Non avrei mai immaginato che sarei diventato uno sciamano, che sarei stato uno sciamano. I was actually born in Israel, in a kibbutz. Ok, sono nato in un kibbutz a Israele. My parents are from Poland and from Belarus. I miei genitori vengono dalla Polonia e dalla Bielorussia. And at the age of 27, my wife and I moved to New York. E a 27 anni lui e sua moglie si sono trasferiti a New York. Because she was a dancer and I was a painter or artist, and we wanted to be where the action is. Okay. We want to be in Soho. And we did. We have a big loft. And beautiful. Perché lei era una danzatrice, lui era un artista, era un pittore, e volevano essere proprio nel centro di dove succedevano queste cose, volevano essere in Soho, volevano essere nel cuore di dove queste cose accadevano. So l'hanno fatto. My dream was to be Picasso. Il suo sogno era essere Picasso. Why not? Perché no? He's the best. Per lui è il migliore. That didn't happen. Beh, quello non è successo. But then I had 3 children. Poi ho avuto 3 figli. And I had advertising agency. E poi ho condotto un'agenzia pubblicitaria. To make money per fare soldi. And when I got to the age of 40, e poi quando sono arrivato sui miei 40 anni, I was depressed. Beh, mi ero depresso. And I did not understand why I'm here. Non capivo il senso per il quale ero qui. What the hell I'm doing here? Che cosa cacchio ci faccio qua? And then I asked the big questions. What are we here on the earth for? What is the purpose of my life? Why I wake up in the morning? Quindi sono scivolato sulla grande domanda: che ci sto a fare qui? Che mi alzo a fare la mattina? Che cosa stiamo a fare sulla terra? And I couldn't get an answer. E ovviamente non ho avuto risposta. And I got depressed and depressed. E quindi è sceso ancora più giù nella depressione. And one day I was going to Hawaii and I needed something to read, so I went to a bookstore like this and I bought a book about Hawaiian spirituality. E così una volta mi sono trovato a viaggiare, a andare alle Hawaii, e sono entrata in una libreria come questa e ho trovato un libro, mi sono imbattuto in un libro sulla spiritualità hawaiana. But I didn't buy it because of the spiritual. I bought it because it was like a adventure. Ok? Cioè, non è che l'abbia comprato perché era attratto dalla spiritualità, ma perché c'era dell'avventura dentro. And I opened it up on the plane and I started to cry because many of these questions that I was asking myself, that person, that author named Hank Wasserman, was sharing in this book. Quindi sono salita sull'aereo, ho aperto il libro e poi ho cominciato a piangere perché nel leggerlo mi sono reso conto che le domande che io mi stavo ponendo erano nel libro. And that's how it started.
E questa è With crying. con le lacrime, con il pianto. And then I took a workshop and I found out that I can see spirit, that I can see energies around the. Now, when I was an artist, I thought that this is musa, the muse, like a inspiration. Ok, e quindi poi mi sono iscritta al seminario, ho fatto un seminario, durante il seminario io ho cominciato a capire che io potevo vedere lo spirito. E però all'inizio, dal momento in cui io ero un artista, questa roba mi sembrava una musa, cioè un'ispirazione, non una cosa reale. So, artists are crazy and shamans are crazy. Quindi allora, la conclusione è che gli artisti sono matti e gli sciamani sono matti. And I prefer to be with crazy people than with normal people. E quindi io preferisco essere con la gente matta piuttosto che con la gente normale. Yeah, a lot more interesting. But anyway, but the interesting part is not just that you see, is that it actually makes sense for the person that you see for, and they can act on it and make them change their life. Però il punto non è tanto che voi riusciate a vedere, ma il punto è che quello che voi vedete ha un senso per la persona per la quale state lavorando. Questo senso è in grado di cambiare la sua vita. And then I went to take another workshop, and the guy who did the workshop said, I'm going to Ecuador for the Amazon. I have a trip, and you can drink this tea. Today everybody knows ayahuasca, but that was 22 years ago, and nobody at that time knew it. But I said, I have to go. Ok, poi dopo ho voluto andare in un altro laboratorio, in un altro seminario, e quindi mi hanno portato a bere questo tè. Oggi tutti conoscono l'ayahuasca, ma 22 anni fa non ne sapeva niente a nessuno. Now, I had a wife who was a dancer and 3 children. None of them made money. I didn't have money. And I didn't have the time because I was running advertising agency. But I knew in my gut, and I could not explain it, that I have to go to Ecuador. Ok, allora la cosa è andata così. Lui non aveva un soldo, i suoi figli non hanno mai fatto un soldo. Lui doveva dirigere la sua agenzia pubblicitaria, ma lo stesso una voce l'ha chiamato e gli ha detto: guarda, io non so come mai, ma io devo andare in Ecuador. My wife said, "Are you crazy?" Ovviamente sua moglie gli ha detto: sei pazzo? And my daughter said, "Daddy, why can't you be normal?" E sua figlia gli ha detto: papà, perché non riesci a essere normale? And then they said, "You're going because you want to take drugs." L'hanno accusata e ha detto: tu vuoi andare perché ti vuoi drogare And you're going to be drug addict. e poi sarai un drogato. But I went. Ma io ci sono andato. And that trip changed my life. Quel viaggio ha cambiato la mia vita. I met the shaman in Ecuador that I became his apprentice. And I learned a lot from him throughout the years. And I had this plant medicine or the ayahuasca ceremonies that also changed my life. And slowly, I started to do less advertising and more shamanic work. Beh, e poi io sono andata a questo seminario e le cose sono andate avanti e a poco è andata che il mio business con l'agenzia pubblicitaria è andato calando e è andato aumentando invece la mia attività come sciamanico.
Yeah, it wasn't easy Non è stato facile, because my kids were not very secure. perché i miei figli non è che si sentissero troppo al sicuro. My wife was not secure, so she went to study psychotherapy. Perché sua moglie non si è sentita così poco al sicuro che ha cominciato a studiare psicoterapia. Because she thought that if I'd be a drug addict, at least she can make some money. Perché ha pensato, beh, se mi ritrovo con un drogato, perlomeno io faccio un po' di soldi da un'altra parte. But slowly, I found out that I'm seeing more and more people and doing more and more healing. And I started to teach in all kind of places. And then here with Alessandra, and I'll tell you a bit about how that happened. And then in Amsterdam, in Istanbul, and Zurich, and Poland. And I took people to Brazil and to Ecuador. What? And in Switzerland. And Switzerland. Yes. In all kind of places. Yes. And it became. And then I wrote 3 books. Some of them you can buy here. Ok, le cose sono andate ancora avanti. Lui ha continuato con questa sua attività e l'ha portata dovunque nel mondo, l'ha portata qui con me, poi l'ha portata a Istanbul, l'ha portata in Polonia, l'ha portata poi in Svizzera, a Londra, l'ha portata anche in Israele, nel suo paese. E in pratica la cosa ha cominciato a diventare veramente molto grande e internazionale. E su questo argomento lui ha già scritto 3 libri che sono già 3 bestseller. So 13 years ago, I was sitting meditating on January 1st. Ok, così 13 anni fa, il 1 di gennaio, that's my birthday, did you know? Did you know? That's 1st January, it's my birthday. Well, We're meditating for my birthday. Well, maybe it was December 31st. Yes, it's also my birthday. My birthday is very wide. So it was my birthday. Allora, lui stava meditando il 1 di gennaio di circa 13 anni fa and I said, freaking God, tell me what shall I do next year? What do you want me to do? And then God, the voice said, you're going to teach in Europe. And I said, me? In Europe? I don't know anybody in Europe. E così lui ha domandato a Dio, senti Dio, cosa devo fare l'anno prossimo? E Dio gli ha detto, tu devi andare a insegnare in Europa. E lui fa, io no, veramente non conosco nessuno in Europa. So the next day I opened the email and I see Alessandra opened a shamanic center in Firenze. Nice. So I was on my way to Israel and I said, would you like me to come and stop on the way to Israel and do a workshop? E così lui mi ha scritto e mi fa, ma ti piacerebbe se prima di andare a Israele mi fermassi e facessi un seminario con te, presso di te? So she says, I need to think about it. Then Yes, I wanted to know your credentials. So I know. So, but I wanted to. Absolutely. I have a different system. I showed Alessandra's picture to my wife. That's fine. Say that. Yeah, ok. Dunque, è stato veramente molto divertente all'inizio perché io ho subito voluto le sue credenziali. Gli ho scritto che non volevo chiunque e che non ero pronta a ricevere uno sconosciuto per cui mi doveva dare delle credenziali. Lui ha detto che ha avuto lo stesso pensiero, ma con un'altra strategia. Ha mostrato la mia fotografia a sua moglie. And my wife, she's a witch. Oh, wow. E sua moglie è una strega. She's great. She said,
you're going to love her and you're going to work many years together. And that was 13 years ago, all because 14 years ago. I mean, who counts, you know? But and it was all because I listened to Spirit. Because and to Margalit. She came from Spirit. Absolutely, from the stars. Sua moglie guardò la fotografia e disse ci sarà molto amore tra voi per molti anni, lavorerete insieme per molti anni, va bene, you can go, puoi andare. E sua moglie è una strega, per cui lui ascolta sempre quello che lei dice, ed è stato vero, and she's very powerful. Well, somebody who lives with drug addicts, crazy person like me. Must be very strong. We gotta be very strong. Sì. È una persona molto forte, sua moglie è fantastica. So, essentially, the word shaman comes from the Tungus tribe in Siberia. Essenzialmente la parola sciamano deriva dal tunguso, da un dialetto tunguso del nord della Siberia. And many people have many different interpretations. Le persone lo interpretano in modi molto diversi. Some people think that it's a witch. Some people think that it's a doctor. Some people think that it's the messenger that takes you from the earth to another world. And some people think that this is a wise person. Quindi le interpretazioni di che cosa sia uno sciamano poi sono innumerevoli. Alcuni ne parlano come se fosse uno stregone, altri come se fosse un messaggero che porta le istanze delle persone in altre dimensioni, altri come un uomo di medicina. So, I had an opportunity to ask a Tungus shaman what it means. Quindi ho avuto l'opportunità di domandare a un uomo tunguso che cosa significasse. And he said that the word shaman means the keeper of the fire. E quindi lui ha detto che la parola sciamano significa colui che custodisce il fuoco. Which is a beautiful way of saying that the shaman use whatever in his or her power, the spirit world, the political power, the organizations, the medicine of the earth, to be in charge of the well-being, the physical well-being, emotional well-being, and spiritual well-being of a community. Questo vuol dire che il compito di uno sciamano è quello che noi oggi chiameremo una complessità, cioè si occupa sia del potere politico che del benessere personale, che del benessere e della, diciamo così, della custodia dell'intera comunità. So, in my point of view, do you want to come? In my point of view, the role of the shaman is not just to heal. It's not just to tell story. It's not just to make a ceremony or ritual. That many people can do. The role of the shaman is to keep the community health together, the stories, the legend, the identity, the well-being of a community. Which means that the shaman cannot be a shaman without a community. And the community cannot be a community without a shaman. And it's interrelationship
between the community and the pillar that hold it. And that I think that it's very important to understand that the work we do here is not just for you, it's the work that you do for yourself, but for your families, for the community, for the country, for the world. Allora lui puntualizza una differenza sottile, a prescindere da tutte le interpretazioni che vi ha prima declinato, no? Quindi uomo di medicina, oppure stregone, oppure o il custode del fuoco. Quello che conta è che nella sua visione, da una visione antropologica completa, e la provo in pieno, è che tutti quanti sono capaci di fare delle cerimonie, di fare il guaritore, di cambiare qualcosa, questo lo possono fare tutti, ma quello che è unico nella figura dello sciamano è che lui è il reale custode della integrità, del benessere, della salute, della continuità della comunità e del gruppo. Quindi in questo senso non può esistere uno sciamano senza una sua comunità, ma non può esistere una comunità senza il suo sciamano. In quanto è colui che più che singolarmente guarire, aggiustare, tenere il fuoco, è quello che tramanda il mito di origine del gruppo, le sue leggende, la continuità filosofica, la comunità umana, quindi il senso di vivere in mezzo alla comunità. Quindi quando voi partecipate a un lavoro sciamanico non lo fate soltanto per voi, perché avete delle vostre cose da guarire o da sistemare e mettere a posto, ma è un lavoro che voi fate, che lo sappiate o no, per la vostra famiglia, per la vostra comunità e poi per il mondo intero. Cioè? No, capito? 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 Yes. Tutti? Tutti. Perfect. I don't know much. You know, I come here for 13 years, but every time that I come, nada. Tutti, he knows Italian perfectly. Tutti. No, respirar grande. Anche respirare grande. A little bit over there. Ciao. Bless you. Ciao. Anyway, so I had another teacher for 12 years, and he was from Brazil, from the upper Amazon. Per 12 anni lui ha avuto un maestro che veniva dal nord del Brasile, dall'Amazzonia. He came here 10 years ago. So long. Sorry, 2010. Well, more 9 years ago. 9 years. But because he died in 2011, right? Yeah. Sorry. And I really loved him. But anyway, so his name is Ipupiara, and he used to say that we are all shamans, every person, and it's not something unusual, because that's how nature makes us. Every cell of our body is programmed for healing. Il suo grande maestro che è venuto qui circa 9 anni fa e che purtroppo è morto, e lui lo amava moltissimo ed è stato suo maestro per 12 anni, usava dire che siamo tutti sciamani, nel senso che ogni parte del nostro corpo e del nostro essere è programmato per l'autoguarigione. And I think that's important to understand, that every person that dreams, every person that have déjà vu, every person that have daydreams, which is like poo-poo in our culture,
every person that know how to touch, every person that know how to hug, every person that know how to sing, and every person that know how to listen is a shaman. Nel senso che le capacità nelle quali si manifesta l'abilità sciamanica sono tante. Ogni persona che sa ascoltare, che sa manipolare, lavorare con le mani, che sa come dire, consolare, che sa stare con gli altri, che sa come coinvolgere, che sa come parlare, come raccontare, tutti questi sono sciamani. And the reason is that it's all about survival. La ragione è perché tutto questo riguarda la sopravvivenza. So some people have premonition. Quindi alcune persone hanno premonizioni. That something bad is going to happen. Beh, per esempio che stia per succedere qualcosa di poco buono. It's about warning. È come l'avvertimento. Some people, want to hug someone because they see that somebody's sad. That's healing. That's about feeling good. Ok, alcune persone istintivamente vanno ad abbracciare quando sentono che un'altra persona sta male e questo produce una guarigione nell'altra persona. Mm-hmm. So that doesn't mean that every person have to be a shaman or a healer, because each person has a different mission in their life. Questo non significa che obbligatoriamente ognuno debba diventare uno sciamano. Ognuno ha una sua specifica missione da portare a termine nella vita. But that doesn't preclude a person to be a shaman. Ma questo non preclude affatto a nessuna persona di, noi diremmo, svolgere competenze sciamaniche. If they have the calling, if they have the inner voice that says that they want to take care of other people. Beh, se sentono quella voce, quel richiamo interiore che suggerisce loro quanto desiderino essere di aiuto e aiutare e guarire le altre persone. And that's a difficult process to take that responsibility to become a healer or a shaman or a person that wants to take care of the whole community. Beh, come potete immaginare è un processo difficile quello che porta una persona a diventare qualcuno che poi diventa un guaritore per la comunità. You're welcome to come. In the shamanic tradition, or shamanic healing tradition, there are many different ways of healing, or there are many ways of understanding why certain disease or sicknesses happen. And maybe I want to say first that the difference between the shamanic healing and allopathic medicine, which is the Western way of healing, is that allopathic medicine or regular doctors, anybody here is the doctor? They don't come. So if you go to a doctor, the doctor you say, doctor, I have a headache, and the doctor say, aspirin, Tylenol, all these. Which one do you want? But if you go to a shaman and the shaman, you say, I have a headache, the shaman will ask, what's your life purpose? What did your mother do to you? What is your trauma? And so we dig inside to see what causes the headache. We're not trying to take it away. Dunque, lui adesso ha cominciato un po' a entrare nel merito e a dire, c'è qualcuno di voi che è un dottore, abbiamo un germano che è un dottore,
grazie di essere qui, e, e pone la differenza tra il metodo sciamanico e il metodo della medicina allopatica, e lui dice che per ogni patologia lo sciamano ha diversi modi di dare una spiegazione. Cioè quello che lo sciamano cerca è il senso della patologia, quindi il significato, la semantica della patologia. A differenza invece che un metodo, non so se si va per esempio da un medico allopatico con un mal di testa, il medico cerca l'aspirina oppure il farmaco che ritiene più adeguato per combattere e mandare via il mal di testa. Ma se la stessa persona con il mal di testa va da uno sciamano, lo sciamano gli domanda cosa ti ha fatto tua madre, qual è lo scopo della tua vita, insomma tutte delle cose che nel nostro mondo lasciano un po' sbigottiti. Però quello che lui vuole significare è la ricerca di senso, la ricerca della ragione profonda della patologia. Scavare dentro. And very important reason why we develop certain sickness or disease, they believe, is because of trauma, and because of what we call fragmentation of the soul, or in psychology it's called disassociation. We call it soul loss, and we are understanding that sometimes when people are going through a very difficult experience, some parts of their soul, well, we'll talk about the soul later, go spazieren, go fly away, Okay. hide. In other words, something dies in them to avoid the pain. Sotto diversi punti di vista, la maggior parte della configurazione delle patologie previene da un trauma, da un evento traumatico, comunque da un evento che crea quello che gli psicologi definiscono una dissociazione. Cioè gli sciamani sanno prima dei medici, molti centinaia di migliaia di anni prima dei medici, che quando una persona subisce una enorme sofferenza e un evento traumatico, qualcosa si distacca, una parte della propria anima vola via, si distacca e la persona rimane, vive sì, ma vuota dentro con questa separazione, questo distacco, definito dissociazione sotto il profilo della scienza psicologica. And so, the reason for me being here this weekend is this week is to teach how to overcome trauma, and we're going to do that with a little bit of soul retrieval or soul identification and how to do that. And then we're going to work on, in a different ways, how to overcome trauma, to understand the what is soul purpose, life lessons, and how all the traumas that we have in I'm talking too much from the translator, but how all the traumas inform us of our life purpose. La ragione per cui sono qui che questo fine settimana io tratterò il superamento del trauma, quindi noi cominceremo a lavorare attraverso una tecnica che si chiama recupero dell'anima. Quindi andremo piano piano a recuperare questa parte perduta o frammentata del sé. Dopodiché andremo avanti, andremo oltre questo stadio ed andremo ad occuparci di come andare a superare il trauma dentro di noi. Quindi andremo a parlare per esempio dello scopo dell'anima, che ha a che vedere con il superamento del trauma.
Now, when we talk, and I'm sure that you are now thinking, what is my trauma? Beh, sono sicura che tutti state pensando, beh, qual è il suo trauma? So there are many different kind of trauma. There are traumas that you experience in a war. There's trauma that you experience as sexual abuse or physical abuse or emotional abuse. There are some traumas that happened and you don't even know that it happened because you hide it so well. Okay. Dunque, vi state sicuramente domandando di quale trauma io sono affetto. Ci sono moltissimi generi di trauma. Ci sono traumi molto comuni, sono quelli, per esempio, successivi a una guerra, oppure un abuso sessuale, oppure un abuso emotivo, un abuso verbale, un abuso psicologico. In realtà poi è molto più complesso di così la realtà traumatica, e la maggior parte dei traumi sono traumi nascosti, nel senso che io non mi sono reso conto che sono accaduti. And there are some traumas that happen in past life. I don't know if you believe in that. Oh, that's too difficult. But anyway, allora, ci possono essere dei traumi che provengono da vite passate. È un argomento lungo, non è un sistema di credenze e non è una religione, però è effettivamente qualcosa che esiste nel genoma. Certo. C'è nel genoma. E quindi è scritto nel nostro libro della vita, dentro il nostro codice. Quindi I've said that it's not a belief system, past lives, it's just a reality. Yeah, I mean, Yeah. Okay. I mean, I used to make fun of people who told me that they had a past life experience. Beh, io ero solita prendere molto in giro persone che mi parlavano delle loro vite precedenti. Until it happened to me. Fino a che non mi è successo. But when it happened to me, it happened on the very high in the Andes, in a shaman's house, and I had this experience that I never imagined in my life. Che gli è successo molto in alto, in montagna, sulle Ande, era in questa capanna sciamanica, non avrebbe mai immaginato che gli sarebbe successo. I was surrounded by cows and chickens. Ero circondato da mucche, polli. In a closed room, and it was smelly. E questa in una stanza chiusa era un po' puzzolente. And my vision was totally different. E la mia visione era totalmente differente. In that vision, I was a patient in a sanitarium in Vienna. Beh, in quella visione io ero un paziente in un sanatorio a Vienna. And I was depressed. Ero depresso. They took me out of there with horse and carriages through the iron gates, and they took me on this road with the stones road to our house. I ran up to the third floor, and I jumped down, and I died. And then the ambulance came with 2 horses with the candle lights and the whole thing, and then took me to the hospital. It's very accurate. Oh, it was more accurate than that, but there was a lot of details in that thing. Okay. Oh, dunque, nella sua visione molto accurata, lui ha visto che si sono spalancati i cancelli e con un cavallo, con una carrozza, l'hanno portato fuori da questo sanatorio. Si ricorda che la strada era lastricata di pietra e che l'hanno portata in un'abitazione dove lui si è gettato dal 3° piano ed è morto, ed è venuta a prenderlo un'autoambulanza con dei cavalli e delle candele, delle luci accese. 10 years later, I was doing a workshop here,
Beh, 10 anni più tardi stavo facendo un seminario qui and one of the women were from Vienna. e una delle donne era di Vienna. You remember her? What's her name? 10 years ago? Yeah, no, not 10 years ago. 10 years after the After this vision. yeah. She worked for the Vienna Museum. She is from Vienna. Yeah. Who? Annalise is from Vienna. I don't think she was a lady. No. There was another woman who worked for. I'm aware because we've been very in many places. I think that we were in Barati. Barati. In Barati. Mumble. She. Anyway, on our way back from Barati, I was telling you the story, and she says, you know, I'm working in the museum, in the Vienna Museum. Why don't we go there? So I was teaching in Vienna, so I went to Vienna, and we went, and we opened all the drawers, and we found everything. We found the house, the sanitarium. We found the dresses, the ambulance, the horse and carriage, the gates. It was terrible. And also, before that person said the name and the date. It was on the money. Yeah. Great. So I believe in it. Beh, dunque lui ha detto che durante questo seminario questa signora viennese che stava partecipando a Baratti ad un nostro seminario al mare ha avuto modo di parlare con lui di questa storia e lei ha detto ma io lavoro al museo di Vienna, perché non viene a vedere? Così lui è andato a Vienna ed hanno ritrovato tutte le prove, quindi hanno ritrovato il sanatorio, hanno ritrovato il nome, hanno ritrovato le vesti, hanno ritrovato qualsiasi cosa e corrispondeva perfettamente a quello che lui aveva visto, in ogni dettaglio. Quindi è impressionante che questa cosa c'è davvero. So one day, I was doing soul retrieval to a young woman from India. Un giorno stavo facendo un recupero dell'anima, era una giovane donna indiana. Boom, 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 boom. I go to the spirit world. I ask them to show me what happened. Ho suonato il tamburo e poi sono andata nel regno dello spirito per chiedere e dimostrarmi che cosa stava succedendo. I started to see a vision, and the vision was a big ocean. And Spirit said that it's called the Indian Ocean, with a big sailing ship, like merchants' ship. And on the ship, there was a woman running with all these Indian clothes, and a man with turbante Trust. run, grab her, and throw her into the water, and she was eaten by sharks. Lui, una volta stavo facendo il recupero dell'anima a questa giovane donna indiana, lui è andato nel regno dello spirito a vedere che cosa era successo e lui ha trovato questa visione, si è visto davanti un grande oceano, gli spiriti gli hanno detto guarda che si tratta dell'oceano indiano e questa donna si trovava su un grande mercantile e aveva i suoi abiti indiani lunghi, a un certo punto un indiano con un turbante l'ha presa, l'ha buttata in mare e lei è morta divorata dagli squali e questo era il recupero dell'anima che lui stava facendo per questa donna. So I thought I am crazy. Così ho pensato devo essere pazzo. So I said, listen, you know, I apologize. I'm not a good shaman. But that's what Spirit showed me. E quindi mi sono scusata, ho detto mi dispiace, non sono un granché come un sciamano, ma ho visto questo, è quello che gli spiriti mi hanno mostrato. And she said, tell me.
E lei invece l'ha incoraggiata, ha detto no, no, vai avanti, raccontami. So I told her the story, Così le ho raccontato la storia. and she said, I knew it! I knew it! I knew it! E lei ha detto lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. So it turned out that she always felt like a sex worker, and she was always afraid of water and oceans, deep water. And she did not know where this come from, because she was just a nice girl. She was not a sex worker, but she always felt dirty that something was done to her, and she was always afraid of going into deep water. La sua sensazione era, questa era una donna normale, una donna carina, ma la sua sensazione era come se lei fosse sempre una persona che lavorava con il sesso e si sentiva continuamente come se fosse sporcata da qualcosa, dal contatto con gli altri, con gli uomini. E aveva una paura completamente inspiegabile dell'acqua e del mare, non riusciva a spiegarselo, finché non è andata da lui e lui gli ha dato proprio quello che dicevo prima, il senso di questo suo terrore e anche di questo sentirsi in questa condizione sporca senza esserlo. But for her, it was emotional release, that she doesn't have to think that something is wrong with her, but she is carrying another energy that was brought to her from another time, and we could remove that trauma from her, and she no longer need to carry that blame. Ok? Il fatto era che lei si comportava inspiegabilmente come una persona, diciamo così, colpevole di vivere una vita sessualmente non corretta, non buona, e questa grossa paura. E c'era un aggancio emotivo fortissimo con questa storia. E quando poi lui gliel'ha raccontata, lei ha avuto un rilascio emotivo molto forte, non ha avuto più il bisogno di portarsi addosso questo peso di questa storia, di questa memoria che lei si stava portando con sé. But trauma doesn't, I mean, it could come from many different ways. That I had a woman once that she heard her parents speaking about her cousin, and they spoke about her like she's a whore, she's a terrible person, she's a drug addict, and all that stuff. And she said, if my parents can speak so badly about that girl that I like, they probably speak about me too. And that became a trauma, because she wanted to be that perfect girl that nobody speaks any bad things about her, and she was so timid, she never really could do anything in her life, and she couldn't understand that. E poi c'è un'altra storia che come dire, l'aveva incatenata a questo trauma ancora di più. Questa ragazza sentiva i suoi genitori parlare malissimo di una ragazza come di una puttana, di una persona drogata, di una persona dipendente, una persona non per bene, per niente, di cui tutti parlavano male, che era l'indice di tutti. E quindi lei a un certo punto ha cominciato a pensare, ma se i miei genitori parlano in questa maniera, allora sicuramente parlano così anche di me. E ha cominciato a sentirsi traumatizzato, cioè come se qualunque riferimento ad una situazione di cui lei avvertiva la risonanza le facesse sentire come il peso di essere macchiata di questo tipo di colpe che si portava addosso. Ed era molto timida questa ragazza, non osava nella sua vita fare un passo fuori, fare niente, perché voleva essere una ragazza perfetta, non voleva che si dicesse niente di male di lei. So there's many different ways that we're working on trauma. First of all, to understand what trauma is, where it comes from. Sometimes you take, if you are an empath, you may take other people's trauma and make it yours, especially children. They like to help their parents by taking their
problems to themselves. Ci sono molti modi in cui possiamo parlare del trauma, per esempio se c'è qualcuno tra voi molto empatico può assorbire i traumi di altre persone, può farseli propri. Questo succede specialmente ai bambini che sono molto permeabili gli uni con gli altri, quindi facilmente assorbono il problema di un altro bambino traumatizzato. So sometimes it's a soul loss, and sometimes it's a soul stealing. Yeah, Qualche volta si exactly. tratta di una perdita dell'anima e qualche volta di un furto dell'anima. So we're going to work on that, and we're going to work on code cutting, which is the emotional entanglement between mostly parents and children or lovers or couples that have they push or pull the strings for manipulation and for other things. We're going to work on that. Everybody has it. It's not like nobody invent that, and some people are more ruled by it. That's really what it is. That you want to recognize it, you want to understand that, and you want to let go of that. Ok, altri possono derivare da un tipo di educazione, dal modo in cui la parte genitoriale ha cercato di tirare alcuni figli piuttosto che non altri per indirizzare i figli nella direzione che desideravano e non nella direzione che desiderava il figlio. E tutti noi abbiamo questo tipo di istanze, tutti noi abbiamo questo tipo, cioè nessuno di noi è immune da questo modello educazionale e quindi anche questo diciamo può essere una matrice per la configurazione di un trauma. Well, I think that I bombard you with too much. Credo di avervi bombardato con un po' troppa roba. No, but I think that maybe if you have questions, that would be good, because then we can. Yeah. Anybody have question? Anybody wants? Dunque, lui crede di avervi veramente un po' bombardato, di avervi dato un sacco di nozioni, quindi è molto piacere se avete delle domande che gli volete porre, è il momento giusto. Okay, something you're not clear. Qualcuno non ha chiaro delle cose, è un po' perplesso, vuole domandare, vuole capire di più. Ma il recupero dell'anima come si fa? Cioè, Ok, forse è una domanda un po'. Ivana wants to know about soul retrieval. What's that? How's that you do it? So there are a few ways to do soul retrieval. Ci sono molti modi per fare un recupero dell'anima. Usually, the teaching of soul retrieval is very delicate because the soul is the most delicate energy of a person. Imagine, the way I look at the soul now with our modern understanding is that the soul is your operating system, computer operating system. It doesn't belong in the computer. It's not in it. It's in the cloud. It doesn't attach to the body, but it sends all the information to you. And the soul is that energy that enter into the baby, the womb, at the age of 4 and 5 months. That's the electric magnetic waves that enter through whatever it is and then form your hands, the fingerprints of your hand. And they would not change. This is who you are. This is what you're going to be. This is it. Before you are born, the soul already lets you know who you're going to be. So that part is why we say how overcoming trauma, because we have to understand that those traumas are part of
the journey to reconnect with the soul. So the soul retrieval, we really want to teach in a more responsible way, because you are dealing with incredible fragile material, and you have to be prepared to do that. So we don't want to do it in a 1 day or 2 days workshop. We can touch it, we can work around that and all that, and maybe we can get to it, depending on the level of work. But it's very delicate. I will translate your poem. Now, it's quite long. Dunque, il recupero dell'anima è una cosa molto delicata. L'anima è la parte più delicata di noi, è quella più sensibile, e quindi il recupero dell'anima di solito è un'operazione molto dolce, perché va a trattare con qualcosa che lui ha definito come un po' non la parte del hardware del computer, ma la parte del software, quindi quello che inserisce le informazioni e non ha un attaccamento diretto con il corpo, ma informa il corpo e tutta l'esistenza. È quella parte, quindi un sistema, diciamo, elettromagnetico che entra tra il quarto e il quinto mese di gravidanza nel grembo materno e va a configurare le linee della mano. E queste linee della mano non cambieranno e dicono chi sarà quella persona, dicono quali sono le sfide, quello che incontrerà questa persona, come questa persona viene configurata. Okay? Quindi il lavoro del recupero dell'anima è un lavoro che ha a che fare con questa parte delicatissima, okay? Che non è la parte dura, la parte, come dire, corporea, ma è molto importante perché è tutto il sistema informativo di questa parte, quindi è estremamente importante averlo. Ha parlato dello sciamano come del custode di una memoria collettiva, di una comunità. You've spoken of a shaman as the person that takes care of the collective memory of the group, of the community. Il ruolo dello sciamano moderno, che quindi non è più legato a una collettività fisico-geografica, ma a una collettività energetica. Okay, so the role of a nowadays shaman that's no longer bound to a physical geographical community, but to like more of an energetical community. Yeah. Anyway, this is a question. Come lo espleta? How's the shaman working in which way a shaman is playing his role and doing the same job in this different kind of community? He says that the shaman is not. No, I understand the question. But we have a global community now. And it's true that you need to take care of the global community or the virtual community. But traditionally, the shamans were always married and have children. And there's a reason for that. And the reason was that they need to understand what is giving birth, what is dying, what is to take care of somebody sick, what is to provide, what is to take responsibility on yourself. Today, many of the people that
are calling themselves shaman don't. You've said anything, everything. Dunque, lui dice che tradizionalmente lo sciamano era tenuto ad essere un uomo che viveva la vita, quindi un uomo sposato con dei figli, perché era tenuto a sapere che cosa significava per un uomo normale creare la vita, dare vita, essere, mantenere la famiglia, supportare la comunità, prendersi dei carichi, prendersi delle responsabilità, quindi vivere una vita di tutti i giorni. Quelli che si chiamano sciamani oggi, pretesi sciamani di oggi, non seguono questa regola, quindi non seguono la regola di immergersi nella vita di tutti, di vivere la vita anche affettiva, la vita relazionale di tutti. It's easy to be a shaman for a virtual community. Oh, yeah. È molto facile giocare a fare lo sciamano per una comunità virtuale. The bigger the better, Ah, più grande è, meglio è, because you disappear. perché Yeah. scompari, Esatto. non ci sei in prima persona. Yeah, because you don't have to see in your eyes. It's a tricky thing. È una cosa piuttosto scivolosa, piuttosto Così si perde un po' ingannevole. il senso, no? Si perde il Esatto. senso della vita, hanno perso il senso, sì. mentre invece lo sciamano deve avere ben forte il senso della vita, il senso della sopravvivenza, il senso della custodia, della protezione dei piccoli, del mantenere, cioè, dell'esserci proprio materialmente. Questa era la cosa. Well, the other thing is that the shamanic work is work with experience or sensual experience with the senses, the The body. touch, the smell, Exactly. the dance, Hear. the movement, the taste. Everything has to be experiential. In a virtual community, There's no body. the only experience is the screen. Not the body. Un'altra cosa che lui dice è che uno sciamano, per essere davvero uno sciamano, vive i suoi sensi, vive la sensualità, vive il toccare, il vedere, l'attrazione, le vive queste cose, mentre invece i pretesi sciamani di oggi vivono soltanto il rapporto con lo schermo del computer, quindi manca il senso della vita, il senso della... Con il capite? corpo. Anche l'essere umano in generale. Con il corpo, con i Bravissimo. sensi. Non solo lo sciamano. Non È- solo è- lo è- sciamano. c'è una disumanità che Sì. è conseguente a Magari. non avere più il senso della... Sì, non Perché è passano le bellissimo emozioni. della There's vita. no emotions, you know, Emotion, yeah. going up. Well, there could be emotion on television, but No, no, Yeah. prego. Oh, sorry. Volevo chiederle, sempre ricollegandomi al discorso del recupero dell'anima, qual è il ruolo poi della persona? Che cosa fa la persona? As for soul retrieval, what's the role of passion? well, okay. Passion come from here, La passione viene da qui, from the womb, dal grembo, from the sexual, dall'area sessuale, from Pachamama, dal Pachamama che è la madre terra, from the fuego, dal fuoco, fire. When somebody, if your soul leave, that's part of the emotion. That's the water part here. Mm. That water put the fire down. Quando si ha una perdita dell'anima, la parte dell'essere umano che è governata dalle acque, che è questa, spenge il fuoco. So when we do soul retrieval, Quindi quando facciamo un recupero dell'anima, we are igniting the fire si riaccende il fuoco. Fuoco.
by reconnecting the feet to the earth, to the mama, ricollegando i piedi con la madre terra, to bring passion per riportare indietro la passione to the furnace, per quest'area, per rinutrire quest'area, so it can boil the water, di modo che il crogiuolo possa nuovamente So this- far bollire l'acqua, so the steam can go in modo che il vapore possa salire, questo è taoismo, through the expression e possa diventare espressione and connect you e connessione successivamente con lo spirito, con il divino. Quindi è la riaccensione del crogiuolo alchemico di fuoco e acqua, al fine poi di fare salire la energia e farla diventare voce, connessione con lo spirito e senso della vita. So it is the soul retrieval, the soul curar, whatever it's called. It's Recupero dell'anima. the cupra Recupero recupera dell'anima. 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 In many ways, it's like putting the cheese in Swiss cheese in the holes, so the water was not going. Ok, dunque lui adora la Svizzera e il formaggio svizzero con i buchi, allora lui dice che è come riempire i buchi del formaggio svizzero in modo che smetti di grondare acqua che poi spenge questo fuoco. to take the fire down. Il gatto che mangia. That's what people feel when we do soul retrieval. Questo è quello che una persona They feel avverte. passionate. They feel like they have their childhood back. Beh, la prima sensazione che arriva a seguito di un recupero dell'anima è la sensazione infantile del sentirsi appassionato, Yeah, they feel like. ricordato. Yeah. Just anything? Anybody else? Yeah. Guido? Se c'è qualche indizio per capire se uno ha subito questa perdita. Is there something something you understand that you had a trauma, that you had a soul loss? Where do you understand? Usually the symptoms, Di solito i sintomi, like a doctor, usually the symptoms for soul loss, there's a feeling that there's like a hole, emptiness, that whatever you do doesn't make you happy. ok, di solito i sintomi sono come una sensazione di avere un buco, un vuoto e come non ci sia niente che tu possa fare per colmare questo vuoto. There are some people that experience it by not remembering their childhood. Per esempio, alcune persone non si ricordano la loro infanzia o particolari della loro infanzia. There are some people who experience it by getting depressed, Beh, alcune persone lo sperimentano attraverso la depressione. or they get triggered by emotionally by an event that they see and they don't understand why. Beh, per esempio ci sono delle persone che si sentono come messi in azione emozionalmente, azionati, proprio accesi emozionalmente da un evento a cui assistono e che non ha niente a che vedere con loro. E c'è proprio una risonanza. And some people, if they have physical things in their body and the doctors don't know what it is, that could be also from soul loss, from a trauma. Ci sono alcune persone che hanno patologie assolutamente fisiche che però non hanno alcuna spiegazione diagnostica, cioè i medici non riescono a tracciare un quadro diagnostico e allora ci può essere un riferimento effettivamente a questa perdita dell'anima. And sometimes it comes in a dream. You know, you have a repetitive dream that
and you don't really understand why. E qualche volta, per esempio, succede in un sogno e non riesci a capire come mai. But overall, it's when people feel that they leave maybe 45% of their potential, Beh, io credo che comunque sia abbastanza comune che molte persone vivano circa sul 45% del loro potenziale and they don't understand why. e non capiscono perché. That's usually what happens. Questo è quello che accade di solito. But you know, for me, many times I see that many people are trying not to remember Molte persone provano a non ricordare because they want to protect their parents. perché vogliono proteggere i loro genitori. They don't want to acknowledge that they were done wrong. by Non their parents. vogliono riconoscere che hanno fatto qualcosa di sbagliato. And if you understand, if you justify your parents for what they did to you Sì. because they didn't know better, or because they work hard, or because their parents did it to them, there is a soul lost there too. Se ti trovi a giustificare troppo spesso quello che ti hanno fatto i tuoi genitori, per esempio quando ti hanno trascurato, oppure non si sono occupati di te o avevano da lavorare, avevano altro da fare, se lo fai, anche questo potrebbe essere un segno di perdita dell'anima. Do you know why? Sapete perché? Because you never experienced to be a child. Perché non hai mai fatto l'esperienza di essere un bambino. They stole your childhood, Vi hanno rubato la vostra infanzia, which is the passion, che è la passione, la spontaneità, They really- l'entusiasmo, tutto questo che è un patrimonio perduto. I'm not saying that they are bad people, Beh, non voglio dire che siano cattivi, but they did it regardless. però l'hanno fatto senza prendersi cura, senza coscienza. Yeah, it's not easy job, Non è un lavoro semplice, but somebody got to do it. però qualcuno bisogna che lo faccia. And if you do it, you understand so much about yourself, because you see so many mirrors in this workshop. You'll see a lot of mirrors, between the participants. E se lo fate lo potete anche riconoscere attraverso il rispecchiamento che avviene normalmente durante un seminario, perché quando si forma un seminario e un gruppo proprio avviene questo fenomeno del rispecchiamento reciproco. Quindi le informazioni arrivano anche attraverso gli altri partecipanti. But I think that the beauty of it is that when you start to be conscious, to be aware on the triggers, on the issues that happen, the next time that happens, you can say, aha. Beh, quello che c'è di buono è che a un certo punto cominciate a riconoscerli quando vi sentite emotivamente messi in azione, attivati da uno stimolo, allora cominciate a riconoscerlo e cominciate a dire ecco a che cosa si riferisce. Good. Bene, Bene? Shall we do a little journey? avete voglia di fare una piccolissima A little esperienza di meditation? una Sì. piccola meditazione? Yes, Okay. yes, please. Mi scusi, una domanda, ma nel percorso dei 3 giorni ci sarà la possibilità per ognuno di fare... È quello che facciamo. Ecco. Proprio la signora domandava una cosa, poi lo traduco per Itzhak, perché è una domanda valida per tutti. Ha domandato se nei 3 giorni noi avremo la possibilità di avere un recupero dell'anima e un recupero del trauma. È assolutamente quello che siamo venuti a dirvi che noi faremo, è quello che assolutamente noi faremo, proprio per ognuno, singolarmente per ognuno di noi. Con questa cosa in più che come dire, che ne aumenta il valore, che proprio nel gruppo avvengono questi rispecchiamenti molto importanti.
a lady was asking if in the next 3 days in your seminar you're going to perform this, you're going to do this overcoming trauma and soul retrieval, everything. And I said, yes, it's exactly what we are going to work out. That's it. Yeah. The point, the part. And there are different ways, and sometimes part of the soul come back spontaneously. E talvolta That also happen. può accadere che ci siano dei frammenti dell'anima che tornano indietro spontaneamente. I was once doing a healing on somebody, and we were working on that 6 years old trauma she was experiencing, and she couldn't remember anything. But we were doing this ceremony with, right? And at the very end of the ceremony, it was just like weird. That 6 years old came out of her body and walked out. Her spirit, the image of that girl. And when I described the girl that I saw, it was her. It was amazing. It was just like, wow. And that's true. Lui racconta che è stata, a volte non lo fanno nemmeno, come dire, con quello scopo, ma lui stava facendo una cerimonia individuale per una signora e che aveva avuto un trauma quando lei aveva solo 6 anni, e a un certo punto lui ha avuto una visione, ha visto questa bambina di 6 anni, lo spirito di questa bambina distaccarsi e uscire dal corpo con con tutto, portandosi dietro tutto il trauma che conteneva. Quindi Okay, so we're going to do a journey. allora faremo un viaggio. Allora, So, andiamo. Okay, so what I'd like you to do, Cosa vorrei che faceste? You want to turn a little bit down the lights or doesn't matter? yeah, but before that we have to Potete decide. trovare le luci in modo da abbassarle appena un po'. Grazie. Why don't we you know what? Okay. So in shamanic work, we usually work with spirit helpers, and they usually animal spirit. So I'm going to give you 3 animals, spirit that are used in South America, and you're going to connect to either one of them. Allora, normalmente quando nella tradizione sciamanica noi ci uniamo, teniamo contatto, comunicazione con degli animali guida. Lui vi darà 3 animali guida che abitualmente si utilizzano in Sud America per il viaggio sciamanico, e voi vi connetterete ad uno di questi. The mountain lion, Il leone di montagna, the condor, il condor e anaconda. e l'anaconda. Okay? My leg is aching so bad I can't sit down. So when you close your eyes, Quindi chiudete gli occhi call either one of them e chiamate uno qualsiasi di questi animali mentre suoniamo and ask them e domandate loro what issue or what trauma you want to heal in yourself at this moment. quale questione o quale trauma vuoi guarire in questo momento. Ok? Respirare grande. Respirare grande. Uncross your legs. Scrociate le gambe. See, and palm on top. See? E il palmo delle mani sopra, verso il cielo. Palmo delle mani rivolto al cielo. So you can experience spirit.
così potete sperimentare lo spirito. We're going to rattle, because the rattle will bring you into a shamanic state of consciousness, which is lowering your wave brain into the ability to see spirit. Dream time. Dunque, respirate, state abbastanza diritti, respirate grande. Questo vi permetterà di andare in uno stato di coscienza dove sarete sull'onda dello spirito, quello che gli sciamani chiamano l'onda del sogno, il mondo del sogno. Take a big breath in, take a big breath out. E inspirate profondamente, espirate profondamente. Relax your body. E rilassate il vostro corpo.
Respirare grande. Espirate, Espirate. inspirate ed espirate profondamente. Fate una grande ispirazione e una grande espirazione. And slowly bring yourself back to life. E piano piano ritornate qui alla vita. How was it? Che essere? Com'è andata? Com'è andata? Bellissimo. How How is it? sì, com'è andata? Siccome Come è andata? è nata. Molto. How was it? Good. Good? So, who saw lions? Chi ha Raise your visto hand. leoni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Who saw condor? Chi ha visto il condor? Okay. And who saw anaconda? Chi ha visto l'anaconda? Who didn't see any? Chi non ha visto nulla? Really? Sciamani. Do you want some light together? Yeah. Grazie, Ande. What did you feel? Che cosa hai sentito? Io non ho visto nessuno di questi tre, ma un lupo grigio. Ma ho avuto? Lupo grigio. Ah, ok. He had a grey wolf. Oh, fantastico. What did you have? Puma. Capone, leone di montagna. So I was the good one. Ti sei ordinato. And why did your left hand move? Perché si è mossa la tua mano sinistra. I didn't realize that. Non... Okay. Because I didn't think it was the same. The what? What's the question? You didn't think that it was safe? It wasn't the same. What do you mean? I don't get what you mean.
Your hand was shaking. My hand was shaking. Yeah, the left hand. I didn't notice that. You didn't know? Of course you didn't, because you were in a dream time. Okay. But that's the feminine energy, Yeah. the feminine part of you. It's a feminine issue. Your mama. Well, not exactly, but. All right, so all the anacondas, it's time for you to change. Tutti gli anaconda, per voi è arrivato il tempo di Bellissimo. cambiare. Shed your freaking old skin Liberatevi dalla vostra dannata vecchia pelle and come new. e diventate nuovi. It's painful, È un po' doloroso, it's not comfortable, non è comodo, but enough is enough. però abbastanza è abbastanza. Basta, basta. Basta, basta. Ah, basta, tutti, Stop. tutti. Tutti, basta. Basta. The lions, the pumas, I leoni, i puma, these are people queste sono persone that they like to protect other people, loro piace proteggere altre persone, but not to get too involved. però non rimanere troppo coinvolti. From a little far, Da una certa distanza they territorial, sono territoriali, don't mess up with me, non è che fanno casino, non si and they are the biggest teaching to be patient. To be Patient. Ok, e sono il più grosso insegnamento per la pazienza, per imparare la pazienza. Don't act before the prey is ready to be eaten. Non agite prima che la preda sia pronta per essere mangiata. Yeah. Wait, learn. Aspettate, imparate e poi catch andiamo. catch it. I felini sono tutti così, guardi, se avete gatti, Okay? ok? Good listen, Ascoltate, see. guardate, These are the shamans. questi sono gli sciamani. So use your senses, Così learn usate a lot, i sensi, imparate molto, be patient, siate pazienti. and when the time comes, just like freaking go eat it, kill it. Ok, e quando è il momento giusto, ve lo andate a tappare, lo uccidete. And I say, today I don't feel like a lion. Today I want to be good. That doesn't work. Ok, per i leoni non funziona questa roba. Oggi non ho voglia, io sono buono, oggi non ho voglia di essere un leone. Non funziona. Shot, kill. The wolf Il lupo is about family, è la famiglia, teamwork, è il lavoro di squadra, loyalty, lealtà, good man. buon uomo. Now, what? It's really like that. If you don't have family, and if you don't have children, and if you don't have a community, you'll probably feel miserable. Se non hai una famiglia, se non hai una comunità, se non hai il tuo branco, probabilmente ti senti proprio male. Perché la ragione di vita, la realizzazione è in questo. You're a sucker for community. Sei proprio, hai il talento per la comunità. But that's good. È molto buono. The condor, Il condor, Yeah. the bird l'uccello, that fly the highest, closest to the sun. è
l'uccello che vola più in alto, in alto, in alto, il più vicino al sole, and the sun is God. e il sole è Dio. So this is the messenger the closest to God. Questo è il messaggero più vicino a Dio. And because it flies the highest of all birds, E siccome vola più in alto di qualsiasi altro animale, you have the biggest perspective. è la prospettiva più grande. So it's not good for you to be accountant. God, I'm sure. Quindi non va bene che facciate i ragionieri, o insomma quelli che tengono i conti, Not account. Because if you want to be an accountant, you need to be an ant. perché se Because vuoi, it sees all the details. ok, se vuoi fare il ragioniere devi essere come le formichine che sono piccole piccole e attente ai dettagli. You need to see the world from above, Dovete avere From la capacità di vedere il mondo all the dall'alto, aspects. sotto tutti gli aspetti. So your mission is really not to look at the details of life, not to get too involved in like small little things, but to see it from above. But at the same time, to have a very sharp eye to concentrate on what's really important, one thing that is important. And when you see it, get it, kill it. But not to get involved with all kind of like, all the stuff that is really not important. That's not good for the condor or the eagle. Quindi il condor vola molto alto, ha una prospettiva la più ampia, quindi non gliene importa nulla di essere coinvolto nei dettagli, che è più una roba da formiche, però allo stesso tempo, anche se l'animale che vola più in alto è più vicino al sole, che quindi è più in contatto con Dio, è anche uno che poi osserva in basso e poi scende molto velocemente in picchiata, perché il condor scende proprio in picchiata e va a uccidere, perché anche lui ha il suo obiettivo. But the lesson for the condor is very important. In order to do that, you have to have faith. Però la lezione del condor è questa: mentre fai questo devi avere fede, Because what the condor does, he stands on the rock and he doesn't fly. They don't know how to fly. perché i condor non sanno volare in realtà, stanno su una roccia alta, They throw themselves out si buttano in fuori and then they open their wings and the wind takes them up. e quindi poi dopo spalancano le ali e il vento li tira su, non è che sanno volare. So the teaching for the condor is not to work hard. L'insegnamento per il condor non è lavorare duro, It's to let God, è lasciare che the Dio unseen world, nel mondo lift you up. ti sollevi. And Quindi for that, you need to trust yourself. You need to trust God. You have to have faith. You want to throw yourself out to the unknown. That's the teaching of the condor. Quindi avete bisogno di sviluppare fiducia, di lasciare che Dio lavori per voi, di permettervi di buttarvi nel vuoto, spalancare le ali e capire che l'aria vi sosterrà. And there is no condor that fell from the sky and died. Non è mai esistito che un condor abbia spalancato le ali e poi dopo sia precipitato e sia morto. They all glide in the air because they trust the thing. It's the only bird that doesn't flip the wings. Quindi guardate che la lezione del condor ha veramente a che vedere con la fede, perché è l'unico uccello che non sbatte le ali, non le sa sbattere. Quindi lui si lancia e le spalanca. What? I didn't know that about the flowers. Yeah. It's beautiful. I mean, it's all. This is how the shamanic language or the shamanic
wisdom is shared in symbols and in metaphor. It's more like a poetry that you understand how it works. I think that we're kind of done now. We need to go. Ok, Yeah. dunque Itzhak dice... You can stay if you like, but I think that we should acknowledge that we went over time. Yeah. I think we did, yes. It's We're very going to long. close. Right? So no, it's 8 late. o'clock. It's 8 o'clock, so we have to close. So I want to thank you, and if it's something that interests you to continue to do this work while I'm here, join us, and we'll go and get going. Ok, se c'è What do you qualcosa think? che vi è You're going to be a interessato? lazy shaman? Raggiungeteci, You venite a gotta do lavorare it. con noi. Mi potete telefonare, avete tutti i miei numeri di telefono se qualcuno